Ricordo quando eravamo disposti a spendere 1 milione di lire per installare sulle nostre autovetture un innovativo optional, il climatizzatore, un magico pulsantino che una volta schiacciato immetteva nel nostro abitacolo aria gelida. E i primi mesi era veramente gelida perché molti di noi non avevano capito come funzionava, quindi tenevano l'aria al minimo, accendevano il climatizzatore e quindi marciavano con 16 gradi all'interno dell'abitacolo, una volta arrivati a destinazione scendevano con 40 gradi fuori. E le ossa ancora pagano le conseguenze di quella tipologia di utilizzo. È pur vero che alcune delle case automobilistiche, se non tenevi l'aria con la temperatura dell'aria al minimo, la pompa del climatizzatore nemmeno partiva. Oggi ovviamente è tutto diverso, i sistemi si sono evoluti esponenzialmente. Diamo per scontato che qualsiasi auto abbia il climatizzatore, infatti dobbiamo proprio andare a prendere gli entry lever, le più economiche, per non trovarlo equipaggiato. Le nostre Golf hanno un sistema molto innovativo perché oltre ad avere la gestione dell'aria col sistema Classic Climate, come loro lo definiscono, quindi uno schermo, perché gestiamo tutto da monitor, dove ci sono riportate le icone che noi conosciamo, quindi la gestione del flusso d'aria, le temperature, la velocità della ventola. Ma c'è anche un nuovo sistema chiamato Smart Climate, dove non andiamo noi a decidere temperatura, gestione del flusso dell'aria o velocità dell'aria, ma andiamo a chiedere all'autovettura fondamentalmente quello che noi vogliamo, se vogliamo aria fredda, aria calda e dove lo vogliamo. Il sistema di climatizzazione gestirà tutto in autonomia per creare la situazione che noi gli abbiamo richiesto. Ma andiamo a vedere come funzionano. Ci sono diversi modi per entrare o comunque per attivare il sistema di climatizzazione. I due principali: il primo, premere il tasto clima qui sulla console centrale. L'altro, se guardate qui nel monitor, in basso a sinistra ci sono i due sedili disegnati, quest'auto ha i sedili riscaldati, e un off che riguarda proprio il sistema di climatizzazione che adesso è spento, quindi premendolo entriamo nel menu. Questa è la modalità Classic Climate, quella a cui magari chi come me old school sono un po' più avvezzi come icone. Premendo qui il pulsante in alto a sinistra, ovviamente accendiamo il sistema di ventilazione. Così è in modalità auto e sync. Che cosa significa? Che le tre zone, quest'auto ha un clima a 3 zone, quindi conducente, passeggero anteriore e passeggeri posteriori possono selezionare una temperatura diversa. Quando la modalità è sync, tutte le temperature rispettano quella del conducente. Se vogliamo differenziare le temperature dei passeggeri, ovviamente basterà togliere il sync e regolare le temperature degli altri in diversi modi da noi. Anche sul posteriore possiamo andare a cambiare la temperatura. Questo è per bloccare, per chi come me ha dei bambini piccoli, per bloccare i tasti della selezione di temperatura sul posteriore. Basterà deselezionarlo e sarà sbloccato. Io lo tengo bloccato per non farvi giocare con l'aria. Ripremendo sync, in automatico il sistema abbinerà le altre due zone come quella del conducente. Basterà anche che il passeggero vada a toccare il menu touch della temperatura qui sotto al monitor e in automatico toglierà la sincronizzazione dell'aria. Ovviamente riconoscete queste classiche icone, sono per spostare l'aria sul parabrezza, sul fronte, sui piedi e ovviamente la modalità ricircolo. Una volta che voi attivate il ricircolo parte in automatico l'aria condizionata per questione di appannamento dei vetri di norma, soprattutto quando è inverno. Se voi mettete il ricircolo parte subito il panno di nebbia che copre i vetri, quindi lui attiva l'aria condizionata. Se non la volete sappiate che dovete deselezionarla manualmente. L'altro sistema che ci offre Volkswagen in chiave moderna è lo Smart Climate. Voi qui non regolate assolutamente niente, fa tutto il sistema, ma non come il sistema automatico che gestisce la differenziazione dei flussi, perché comunque nell'automatico voi scegliete la temperatura, invece qui non è così. Voi dovete scegliere che cosa deve fare il sistema, quindi una visuale libera, magari proprio come vi dicevo per l'inverno, lui manterrà sempre
i vetri dell'abitacolo spannati, oppure scaldapiedi modalità invernale, scalda le mani sempre modalità invernale, raffredda i piedi estivo e aria fresca estivo. Ovviamente funzionano solo a motore acceso perché deve essere attiva la pompa del climatizzatore, adesso così non me li seleziona. Torniamo su Classic Climate, vi faccio vedere qui su impostazioni un'altra modalità aggiuntiva. Questa è per le auto che ce l'hanno come optional, ovvero il volante riscaldabile e i sedili riscaldabili, quindi che voi l'abbiate presi in abbinamento a pack o come optional singoli, avete questa modalità attivata. Il ricircolo automatico, quindi se sente cattivi odori o polline, in automatico metterà il ricircolo. Possiamo attivare il riscaldamento del volante, il riscaldamento dei sedili all'accensione dell'auto a seconda della temperatura. Io ho impostato il riscaldamento del volante, non è possibile selezionare l'intensità, partirà sempre al massimo. Il riscaldamento dei sedili l'ho impostato su medio, quindi a seconda della temperatura esterna, quando salgo all'interno della macchina e accendo il quadro, già sono attivi questi due sistemi ausiliari di riscaldamento. Passiamo all'Air Care. Questo è un innovativo sistema di Volkswagen. Attivandolo riesce, adesso non parte perché l'auto è spenta, partirà un'animazione blu che coprirà tutto l'abitacolo, praticamente va a gestire il ricircolo dell'aria in funzione dell'aria che proviene dall'esterno, quindi è un continuo utilizzare il ricircolo anche solo parziale se fuori ci sono polveri sottili o pollini. Mantiene sostanzialmente l'aria dell'abitacolo il più pulita possibile. E qui scatta una cosa fondamentale, ovvero la corretta manutenzione dell'autovettura, perché il filtro abitacolo qui dovete cambiarlo. Se non lo cambiate, ovviamente respirerete aria sporca, perché il filtro sarà sporco. Per chi non abita in città una volta l'anno va benissimo, ma per chi abita in città consiglio almeno una volta ogni 6 mesi di sostituire il filtro abitacolo. Possiamo ovviamente anche gestire la velocità della ventola, basterà fare tap sul punto della velocità che vogliamo, oppure salire con la ventola grande e scendere con la ventola piccola come i vecchi tempi. Personalmente preferisco tenerla su auto con impostata la stessa temperatura. Fate attenzione perché, come per il ricircolo, ogni volta che premete auto e la temperatura abitacolo è più alta di quella esterna, lui partirà con la pompa del climatizzatore, quindi se non la volete deselezionatela. Queste due iconcine in basso servono per gestire invece il riscaldamento dei sedili. Non possiamo selezionare direttamente l'intensità perché una volta che lo schiacciamo partirà dall'intensità alta, ripremendolo passerà a media, bassa e disattivato sia per il conducente che per il passeggero. Le auto che ne sono munite hanno la gestione del riscaldamento dello sterzo proprio qui sulla razza destra dello sterzo, quindi premendo il pulsante vedete che partirà il riscaldamento e la stessa funzione dei sedili, quindi al tap sarà alto, medio, basso, disattivato. Vi do un ultimo consiglio. Onestamente, a differenza dei comandi touch di cui tanti parlano ma non sanno di quello che parlano su quest'auto, i comandi touch non danno nessun tipo di problema perché sono resistivi. Il gestire il sistema di climatizzazione sul monitor non è molto semplice perché distrae, perché non è veloce e intuitivo come una manopola, e questo è risaputo. Vi do un consiglio dopo ormai più di un anno di utilizzo sulla maniera più precisa che ho trovato di utilizzarla, ovvero posizionare le 4 dita nella parte alta del monitor e andare a toccare col pollice, così ho un movimento saldo e un click preciso, quindi vado a toccare quello che mi serve in maniera precisa, senza sbagliare, senza stare col dito che mentre siamo in movimento ci sono le buche così e dondola tutto quanto. È molto più sicuro, ecco, a livello di sicurezza stradale diciamo che questi sistemi così su un monitor non li trovo molto affidabili perché c'è poco da dire e poco da fare, distraggono, punto. Spero di essere stato il più chiaro possibile. Se avete ancora dei dubbi non esitate a fare domande nei commenti sotto il video. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video su questa meravigliosa autovettura. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.